Oggi parliamo di domotica Connex e di assistenti vocali. Sebi Torrisi, Creative Solutions. Connex è uno standard aperto riconosciuto a livello mondiale con un'esperienza di più di 30 anni per applicazioni di domotica e building automation, come ad esempio l'illuminazione, il monitoraggio dei consumi, i sistemi di sicurezza o il condizionamento e tante altre applicazioni. Ma la caratteristica del Connex è che, essendo uno standard, questo non è legato a nessuna marca in particolare, ma ci sono tantissime marche che implementano prodotti che utilizzano questo standard. Un impianto Connex formato da attuatori che ricevono dei comandi che viaggiano su bus e che provengono dai vari sensori, con la tendenza attuale è chiamato ad interpretare altri tipi di comandi che Connex non conosce. Sono i comandi che provengono dal mondo dell'assistenza vocale, i mondi creati da Amazon, da Google e da Apple, che Connex non sa neanche cosa siano, non conosce l'assistenza vocale. Fortunatamente, grazie a Freedom Pro, un'azienda italiana che si occupa di produrre prodotti per la domotica, è nato questo prodotto EasyCon for Connex, una sorta di interfaccia che si fa da portavoce tra i comandi che arrivano dal mondo dell'assistenza vocale e Connex, quindi i comandi che provengono dai mondi Apple, Google, Amazon e anche quello di IFTTT, per trasferire i comandi a Connex, il quale riesce a eseguirli grazie agli ordini che arrivano da qua, senza che Connex abbia idea di cosa siano gli assistenti vocali ed i comandi vocali. Vedremo adesso che sarà di estrema facilità l'installazione del modulino e la configurazione, che sono operazioni che sicuramente spettano all'installatore, che potrebbe già conoscere il vostro impianto, e poi successivamente la personalizzazione con gli accoppiamenti tra uno o più di questi mondi con l'impianto Connex che vediamo attraverso questi nuovi mondi che prima tra loro non si vedevano. Qui ho un impianto Connex ridotto ai minimi termini e un quadretto demo da banco con cui cercheremo di capire come connetterlo tramite EasyCon. L'alimentatore, da cui parte il bus che collega tutti i vari dispositivi attraverso il doppino, e nel nostro caso un attuatore 16 canali configurato ogni 4 canali come luci, gestione prese, sensori e tapparelle. Il bus lo possiamo individuare sull'impianto, ma se non siamo molto ferrati il vostro installatore saprà sicuramente di cosa stiamo parlando, anche perché il bus si può trovare lungo tutto l'impianto e quindi con comodità possiamo localizzare EasyCon dove vogliamo. Noi lo installeremo sul quadro, quindi ho connesso il bus così come si connettono tutti i dispositivi standard Connex. Passiamo all'alimentazione, una 1224 che ottengo da un alimentatore DIN che installo su questo quadro e che viene alimentato dalla stessa alimentazione 220 volt con cui alimento l'alimentatore principale. E infine connettiamo EasyCon alla rete locale, su cui è attivo un servizio poi internet attraverso la porta LAN. Con questi passaggi EasyCon è già installato sull'impianto Connex, ma non ancora configurato. Infatti, tramite configurazione permetteremo a EasyCon di importare le informazioni dell'impianto Connex che servono a noi per essere gestite attraverso assistenza vocale e quei mondi di cui parlavo prima. Daremo così alimentazione al sistema Connex più EasyCon ed attenderemo che su quest'ultimo il LED status diventi blu, a indicare che la connessione alla rete LAN è riconosciuta. Per accedere al pannello di configurazione di EasyCon ricavo il suo indirizzo IP locale, assegnato sulla rete LAN, che ottengo tramite un'app di scansione Network IP Scanner. Ecco l'IP, e tramite browser web così posso accedere al pannello di configurazione di EasyCon. Mi viene chiesta la conferma alla mia volontà di accedere a EasyCon tramite pressione del tastino fisico a bordo, operazione che poi potrò fare successivamente attraverso un codice che genero dallo stesso pannello di configurazione di EasyCon nel caso in cui quest'ultimo dovesse essere scomodo da raggiungere. Eccoci dentro la schermata del pannello di configurazione.
Dalle impostazioni c'è anche la possibilità di salvare un backup e creare un codice di accesso personalizzato per accedere a EasyCon. A destra abbiamo l'area di importazione del progetto Connex, che possiamo importare dal file di progetto rilasciato durante la precedente configurazione dell'impianto esistente. Questa operazione ci semplifica notevolmente la vita. Ecco apparire quindi il progetto Connex, dove riconosciamo l'attuatore appena visto nel quadro, da cui si può accedere ai differenti indirizzi di gruppo. A questo punto aggiungeremo alla mappatura EasyCon sulla sinistra del pannello, quindi verso il mondo dell'assistenza vocale, un accessorio luce importandolo da Connex. Luce cucina, che ci mostra due indirizzi, uno di comando e uno di stato, che rispettivamente ci permettono di scrivere sull'attuatore quando arriva un comando da eseguire o leggere dallo stesso per dare al sistema delle info istantanee sull'attuatore. Potrebbero essere utili importare anche informazioni, qualora presenti nella mappatura Connex, sulla luminosità, colore o altri attributi. Quindi semplicemente trascinandoli li porteremo nell'area EasyCon. Importo allo stesso modo un accessorio luce salotto. Importiamo a questo punto pure una tapparella, dove le informazioni da caricare per il corretto funzionamento questa volta sono sulla posizione e sullo stato. Quello che ci interessa di Connex per essere trasferito a quei mondi è già scritto sul modulo EasyCon. Questa è lampada cucina, questa è lampada salotto e questa è la tapparella. Ho appena verificato le uscite dell'attuatore attraverso i pulsantini manuali. Direi che siamo pronti per fare gli abbinamenti. Partiamo dal mondo Apple. Apriamo l'applicazione Home di Apple. Basterà toccare Aggiungi accessorio per scansionare il codice QR stampato sulla parte superiore di EasyCon. In questo modo tutto avverrà automaticamente. Seguirà infatti un wizard che ci aiuterà a completare l'operazione e a spostare le icone e personalizzarle anche con degli scenari. La percezione delle tapparelle è anche molto intuitiva, perché possiamo persino selezionare la percentuale di apertura e di chiusura attraverso il grafico che ne rispecchia l'apertura e la chiusura. Configurando un Apple TV o un iPad come hub domestico potrai continuare ad utilizzare Apple HomeKit anche fuori casa per gestire i tuoi accessori mappati su EasyCon. Per gestire invece EasyCon attraverso le piattaforme Amazon, Google ed IFTTT abbiamo bisogno di un cloud di appoggio per instaurare una connessione cloud to cloud. A questo ci pensa Freedom Pro con il suo sicuro cloud, a cui adesso faremo accesso e registreremo il modulino EasyCon. Dal sito Freedom Pro andremo nella sezione cloud per attivare il nostro dispositivo. Ci autenticheremo con un account, può essere anche quello Google o uno che useremo per registrarci. Connessi dalla stessa rete, il sistema rileverà il dispositivo online. In questo caso possiamo verificarlo anche dal seriale che vediamo e ci verrà chiesto di inserire un nome per riconoscerlo, nel nostro caso Demo Connex. E quindi inseriremo il seriale stampato proprio sotto il codice QR per effettuare l'abbinamento di EasyCon sul cloud Freedom Pro. Ecco, da questo momento siamo pronti per offrire ciò che è scritto sull'EasyCon for Connex verso le connessioni cloud to cloud. Abbinamento del mondo Google, quindi vado sull'app Home, configura dispositivo compatibile con Google. Dalla lista di servizi collegati mi vado a cercare quello che devo autorizzare, ovvero Freedom Pro. Eccolo qua. Devo autorizzarne l'accesso al cloud Freedom Pro che poco fa abbiamo configurato con lo stesso account che abbiamo utilizzato appunto sul cloud Freedom Pro. Ed ecco che ci vengono presentati sul mondo Google gli accessori importati e monitorati dal cloud Freedom Pro.
Dalla schermata principale di Home di Google posso notare delle icone che mi fanno capire i servizi collegati, tra cui cucina, salotto. A questo punto direi di chiedere a Google con la voce di alzarmi la tapparella al 50%. Alza tapparella al 50%. Ok, apro tapparella al 50%. Abbinamento con il mondo Amazon attraverso quest'app dedicata azzurrina che conoscete già, quindi dispositivi, skill per casa intelligente, attiviamo skill per casa intelligente e ci andiamo a cercare in mezzo a tutti i servizi Freedom Pro, eccolo qua, a cui chiederemo ovviamente gli accessi per Amazon. Abilita l'uso e l'attivazione è in corso, ovviamente confermata dall'autenticazione tramite quell'account che ho creato. E la skill di Amazon per EasyCon for Connex è stata appena attivata. Giusto il tempo di scansione e sulla home di Amazon mi ritrovo con la possibilità di accedere ai 3 dispositivi appena mappati: cucina, ma la cosa curiosa è la tapparella che mi ritrovo già al 50%, la percentuale con cui dal mondo Google l'avevo lasciata durante la configurazione appena fatta. Ma la cosa più bella è che mentre interagisco con Amazon mi ritrovo con il feed nel mondo Apple. IFTTT è un servizio web gratuito fino a 3 applet che mi permette di monitorare delle condizioni leggendo un'app anche esterna per poi far riflettere, far scatenare un'operazione su un'altra app, quindi if this then that. In questo caso ho intenzione di creare un automatismo su Connex stesso, quindi per esempio monitorare lo stato della lampada della cucina e se qualcuno esternamente o anche un comando vocale accende la lampada mi posiziona la serranda al 50%, quindi un'operazione, un automatismo che poteva fare prima Connex ma adesso ci pensa EasyCon sull'esito di IFTTT. Vediamo come. Quindi crea if this, quindi se succede questo, ci andiamo a cercare il servizio Freedom Pro, eccolo qua, e vado a leggere light bulb, quindi lo stato di una luce. Selezioniamo, in questo caso già mi escono cucina, lo stato on, continua, quindi se la luce della cucina è in on fai questo. Cosa farò? Sempre su Freedom Pro, window covering, quindi le serrande. Vediamo, infatti esce la tapparella che già conosciamo e la posizioniamo al 40%, non mi esce il 50%, ma comunque poco importa ai fini dell'automazione. Continua, da premettere che su IFTTT mi sono autenticato con il mio account precedentemente creato. Scelgo di ricevere una notifica quando si scatena questo automatismo e da questo momento il servizio è connesso. Accendiamo quindi la lampada, può anche essere un dispositivo attaccato al bus, quindi un interruttore, o anche EasyCon stesso che riceve il comando da questi mondi. Io lo faccio manualmente, quindi accendo la lampada della cucina ed è arrivata l'azione di chiudere la serranda al 50%. Nel frattempo mi è arrivata la notifica da parte di IFTTT e tutto questo è stato gestito da EasyCon, quindi nessun automatismo su Connex, ma l'automatismo è stato creato da IFTTT grazie a EasyCon. Prova del 9 con i comandi vocali. Qui ho i 3 mondi Apple, Google ed Amazon integrati con Connex grazie a EasyCon. Quindi direi di chiedere ad esempio al mondo Apple di aprirmi la tapparella. Apri tapparella. Un secondo. Ok, la tapparella è in fase di apertura. Nel frattempo sul mondo Amazon si è aggiornato lo stato della tapparella che mi ritrovo al 100%. Adesso chiediamo a di accendere la luce della cucina e accendi luce cucina. Certo, accendo cucina. E nel frattempo è partito l'automatismo di IFTTT sullo stato della luce della cucina. Vediamo un attimo e vediamo che sul mondo
Apple lo stato della tapparella me lo ritrovo al 40%, così come ho ordinato agli FTTT di effettuarlo, e si è aggiornato pure sul mondo Amazon, al quale chiediamo tramite comando vocale di accendere la luce del salotto. Accendi luce salotto. Ok. E com'è la luce del salotto? Accesa o spenta? Salotto è acceso. Se spengo fisicamente le luci, le app si aggiornano tempo reale. E dopo questa bella dose di tecnologia e di domotica abbiamo visto come grazie a Freedom Pro con EasyCon è possibile integrare due mondi che tra loro non si conoscono completamente e creare delle personalizzazioni lato cliente molto più facilmente di come poteva essere effettuato prima. Il team Freedom Pro lavora costantemente per fornire gli aggiornamenti sui firmware dei dispositivi anche mentre questi sono online, per migliorare appunto l'efficienza degli stessi. In descrizione tutti i riferimenti per contattare Freedom Pro nel caso in cui aveste delle curiosità. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video utilizzando lo spazio sotto il video dedicato ai commenti. Un like ben gradito, la condivisione pure. Da Sebi Torrisi è tutto, vi ringrazio e alla prossima.